Buongiorno a tutti amici lettori, bentornati in un nuovo appuntamento. Anche oggi devo registrare con i muratori di sottofondo, mi spiace, ma non volevo mancare al nostro appuntamento. Oggi ho preparato questo book tag che si chiama Dillo con un titolo book tag che ho trovato sul canale di Matteo Fumagalli. Partendo da una frase, un titolo, un motto, qualcosa del genere, bisogna ricavare il titolo di un libro. Io non taggo mai nessuno, se volete provare a farlo anche voi mi fa piacere, taggatevi da soli. Vi lascio qui sotto il video originale, le domande e i libri citati come sempre, naturalmente. Allora, la prima domanda del tag. Don't Stop Me Now, un libro che non sei riuscito a mettere giù. L'uomo che possedeva il mondo è il romanzo The Man Who Owned the World, conosciuto anche come He Owned the World, cioè egli possedeva il mondo, di Charles Eric Maine. È stato pubblicato per la prima volta nel 1961. In Italia è stato pubblicato da Mondadori con Urania. Il protagonista, Robert Carson, è un astronauta che dovrebbe essere il primo a raggiungere la Luna. Purtroppo per lui un piccolo meteorite colpisce un sistema di alimentazione dei propulsori del razzo, un evento estremamente improbabile. Il risultato è di mandare il razzo fuori rotta e quindi anche il disperato tentativo di usare i retrorazzi per correggere la rotta fallisce. Carson è condannato a morire nello spazio. Quando Robert Carson si risveglia, si trova in un luogo sconosciuto attaccato a delle macchine. Dopo una lunga serie di trattamenti riprende le forze e gli viene spiegato che è su Marte, dove è stato portato dopo essere stato trovato mentre vagava nello spazio. La scienza sviluppata dagli umani che vivono su Marte è in grado persino di rianimare i morti, un'operazione estremamente complessa compiuta nel suo caso perché lui è un uomo davvero importante. Nell'uomo che possedeva il mondo, il protagonista si risveglia dopo circa 8000 anni e pian piano scopre la lunga storia dell'umanità di quei millenni. Si tratta di una storia tragica segnata da innumerevoli guerre, soprattutto guerre atomiche. Carson scopre pian piano i vari aspetti di questa storia futura, perciò essa contribuisce a segnare il tono davvero cupo del romanzo. Charles Eric Maine non si tira indietro nel descrivere un'umanità che su Marte ha raggiunto incredibili vette scientifiche che includono la potenziale immortalità e nonostante ciò continua a inseguire il dominio sugli altri. In questo caso lo scontro è con la Terra, dove c'è ancora una civiltà avanzata che vive nel sottosuolo, mentre le aree della superficie, dove la vita è ancora possibile, sono abitate da mutanti. L'importanza di Robert Carson viene spiegata nel corso del romanzo, il motivo per cui il redivivo astronauta diventa una pedina considerata cruciale nel corso della guerra che continua a dilaniare l'umanità. In questo romanzo viene mostrata in modo brutale la follia a cui possono portare divisioni arbitrarie tra esseri umani. Per questo motivo credo che sia uno dei migliori romanzi di Charles Eric Maine e ancora oggi un romanzo da leggere. Tra l'altro è stato ripubblicato di recente, pochi mesi fa, per alcuni elementi risulta abbastanza datato naturalmente, ma vale ancora la pena di leggerlo se riuscite a trovarlo. Uno dei più bei romanzi di fantascienza di sempre, secondo me. Numero 2. Non aprite quella porta, un libro che non ho finito, chiuso dopo poche pagine. Qui vi cito Q di Luther Blissett, la trama. Nell'anno domini 1555, sopravvissuto a 40 anni di lotte che hanno sconvolto l'Europa, un eretico dai 1000 nomi racconta la sua storia e quella del suo nemico Q. Predicatori, mercenari, banchieri, stampatori di libri proibiti, principi e papi compongono un grande affresco che si estende dalla Germania di Lutero al regno anabattista di Münster, dai mercati di Anversa alle città italiane insidiate dall'Inquisizione. Pubblicato in 13 lingue in 20 paesi, Q ha segnato l'esordio letterario del collettivo in seguito noto come Wu Ming. Forse saprete che Luther Bliss non è un autore, ma un collettivo di militanti politici e autori. Comprato perché ne avevo sentito parlare da molti, Q è un librone che forse non fa per me, pesante, interminabile, noioso. Alla fine ho lasciato perdere, devo averlo regalato alla biblioteca. Numero 3, un 2-3 stella, un libro che non sai perché hai più copie. Sono diversi libri di Agatha Christie, ne cito un paio. C'era una volta, Assassinio sull'Oriente Express, eccetera, ne ho diversi. Avevo preso un paio di libri sparsi, poi è capitato di trovare la raccolta completa e quindi adesso alcuni sono dei doppioni.
Numero 4, si chiama Pietro, un libro che hai prestato e non è tornato indietro. Non presto libri di solito, tranne i miei familiari, ma me li hanno sempre resi, quindi non ce n'è. Numero 5, In vacanza da una vita, un libro che hai portato con te in viaggio. Il mercante di libri maledetti di Marcello Simoni, il primo libro di questo autore di ambientazione storico-medievale con cui ha vinto il premio Bancarella. Ne ho letti altri 2 o 3, poi ne ha scritti diversi, La biblioteca perduta dell'alchimista, per esempio. Se vi piace il genere, è un autore che vi invito a scoprire, a me è piaciuto molto. Genere thriller storico, tipo Il nome della rosa, per intenderci. Numero 6, Corri Foster Corri, un libro che si è subito corso a comprare appena uscito. Qui vi cito il diario di Edith di Patricia Highsmith. In realtà, dopo aver letto Il talento di Mr. Ripley, li ho comprati tutti. È un'autrice che adoro e che consiglio. C'è già diversi video qui sul canale. Oggi vi propongo questo titolo. Edith è una casalinga con una vita non certo entusiasmante, lasciata dal marito con un figlio fannullone problematico. Si rifugia tra le pagine del suo diario dove si inventa una vita parallela, a poco nella sua mente quella diventa la sua vita vera e si dimentica della realtà. Se vi piace il genere, è un'attrice consigliatissima, sono romanzi psicologici, thriller psicologici. Numero 7, I See You, un libro che hai comprato tempo fa ma non hai ancora letto. Ce ne sono tantissimi, centinaia in realtà. Ve ne cito solo uno che in realtà mi hanno regalato, che è 8 milioni di dei. Questo. Di David B. Gill, un thriller storico da questo autore iberico contemporaneo. Vedo che è molto apprezzato, come potete vedere è un librone, ma è un genere che mi piace, penso che lo apprezzerò. Numero 8, Wishlist, un libro che è in lista da tantissimo e uno da pochissimo. Scusate. 2 o 3 libri di Wilbur Smith, Il dio del fiume, Il settimo papiro, I figli del Nilo, eccetera, questi. Questi. Sono dei libri che è già da un po' che vorrei leggere, non ci sono ancora riuscita. E poi vi cito di Colin McCullough, L'altra parte del mondo, questo. È un libro che parla delle avventure della colonizzazione dell'Australia del XIX secolo da parte degli europei. Sono romanzi d'avventura che dovrebbero piacermi, è già da un po' che volevo leggerli. Numero 9, Il dado è tratto, cosa sto leggendo adesso? Sto leggendo questo, Quo Vadis di Henry Sienkiewicz. Ne ho già accennato nel Bucola a febbraio, mi pare. Tra l'altro di tutti questi libri avevo già parlato in precedenza, vi lascio tutto qui sotto naturalmente. Poi se volete aiutare a crescere il canale e consentirmi di pubblicare nuovi video, vi ricordo di iscrivervi al canale e mettere un like alla fine del video. Tornando al libro, devo dire che non mi ha catturato come pensavo, forse non è il mio genere. È scritto bene, scorrevole, storicamente accurato, è ambientato nell'antica Roma ai tempi di Nerone, ma principalmente parla della storia d'amore tra i 2 protagonisti, Vinicio e Ligia, una dei primi cristiani e un pagano, lui di umili origini e lei nobile, che poi verranno allontanati per gelosia da Nerone e la sua corte e vivranno una storia tormentata e contrastata, una specie di Romeo e Giulietta in epoca antica. Tra l'altro l'autore ha vinto il Nobel e altri premi per questa opera. Non dico che non sia un bel libro storicamente accurato, eccetera, ma è solo che non è un genere che piace a me. Numero 10, Ritorno al futuro, cosa leggerò dopo? Ma gli androidi sognano pecore elettriche, che è il libro da cui è stato tratto Blade Runner di Philip Dick, un libro di fantascienza cyberpunk. Non è proprio il mio genere, ma ho sentito dire che è molto bello, il film mi era piaciuto e dicono che il libro sia anche meglio. In realtà lo sto ascoltando perché è un audiolibro che ho trovato qui su YouTube, così riesco a leggerne 2 contemporaneamente anche se ho poco tempo. Numero 11, C'è posta per te, un libro che consiglio perché non lo vedo mai consigliato.
Vi consiglio Lesioni personali di Scott Turow. Se vi piace il legal thriller, questo è un libro tra i miei preferiti di questo genere. L'autore è lo stesso di Presunto Innocente, da cui è stato tratto il famoso film con Harrison Ford. La trama: un avvocato viene scoperto dall'FBI e cerca di corrompere un giudice in una causa in cui difendeva una compagnia assicuratrice in una causa per lesioni personali. E vota a sacco su processi pilotati, giudici corrotti, eccetera. Pare che sia una storia vera, capitata a un cliente dell'autore che è un avvocato nella realtà. Un legal thriller molto molto bello, se vi piace il genere. Numero 12, Per colpa di chi? Un libro che hai preso perché è consigliato da un booktuber. Il postino suona sempre due volte, che è questo, letto da poco, consigliato da Claudio del canale Librarsi, che saluto, di James M. Cain, un noir thriller psicologico tra i migliori. Mi pare che sia anche citato tra i migliori 100 gialli di sempre, ne sono stati tratti ben 2 film. Parla di una locanda gestita da un uomo di mezza età, un greco, con una moglie molto avvenente, Cora. Si ferma un ragazzo che poi accetta di rimanere come aiuto, attratto più dalla bella Cora che dalla proposta lavorativa. I due diventano amanti e decidono di liberarsi del marito di lei per l'assicurazione, ma poi la moglie ha dei rimorsi e ci ripensa. I due si lasciano e si riprendono diverse volte, poi non si troveranno d'accordo nemmeno su cosa fare della locanda. Molto avvincente e consigliato, un bellissimo thriller. Numero 13 e ultima, Mosca cieca, chiudo gli occhi e sono nel mondo di... Qui mi viene in mente Alice nel Paese delle Meraviglie attraverso lo specchio di Lewis Carroll, uno dei primissimi libri che ho letto, che l'autore scrisse per la figlia di un amico, mi pare, che si chiamava Alice, appunto. Una storia di racconti fantastici per bambini, un libro talmente famoso che non sto qui a spiegarlo, un libro di avventure per bambini, che comunque si può leggere anche da adulti. Bene amici, per oggi ho finito. Cliccate sulla campanella delle notifiche, iscrivetevi al canale se vi piace il mio canale e mettetemi un like alla fine se il video vi è piaciuto. Alla prossima visualizzazione. Grazie per la visione, a presto, ciao.